Ma dove cazzo sei? Sono a Lisbona, amico. Ma dai, ma vai a cagare, hai capito, cazzo? Vai a cagare. Ebbene sì, da criptonomade, quale mi piace definirmi, sono sempre alla continua ricerca dei paesi con i migliori regimi fiscali al mondo per le nostre amatissime criptovalute. E così tra una ricerca su Google, un video su YouTube e decine di blog, scopro, giorno dopo giorno, che ci sono sempre più destinazioni da aggiungere alla lista dei paesi più crypto-friendly d'Europa, ovvero la nostra whitelist di tutti i paesi che meglio trattano le criptovalute nel momento in cui c'è da pagare le tasse. Insomma, in alcuni la tassazione è addirittura zero. Fattori imprescindibili per inserire un paese in questa lista sono tassazione sulle criptovalute, costo e qualità di vita, network e possibilità di connessione alla community cripto, anche ovviamente in base all'adozione della lingua inglese da parte degli abitanti. Prima in classifica, niente poco di meno che il Portogallo, considerata attualmente la miglior destinazione europea per i crypto lover come noi altri. Quarta infatti nella classifica dei paesi più sicuri al mondo secondo la Global Peace Index 2021. Costo della vita tra i più bassi d'Europa, spiagge e paesaggi paradisiaci, temperature quasi tropicali tutto l'anno, richiamano ogni anno l'attenzione di migliaia di nomadi digitali che da tutto il mondo decidono di spostare la loro residenza nel paese bicolore e unirsi alle grandi community insediate nelle città portoghesi. Guarda, la stessissima cosa, io nemmeno avrei mai pensato di andare in Portogallo. Poi sono tipo quei paesi che nell'immaginario comune tu dici ma che cazzo ci devo andare a fare in Portogallo? E invece eccomi qua. Pensate infatti che qui in Portogallo le criptovalute non sono tassate su persone naturali, 0 di 0, almeno fino al momento. Questo significa che se avete comprato Bitcoin qualche tempo fa e attualmente avete avuto dei profit dall'incremento del prezzo, potete ritirare i vostri guadagni in euro senza dover pagare assolutamente nulla allo Stato. Interessante, vero? Cosa leggermente diversa dallo Stato italiano, dove invece abbiamo un'imposizione fiscale del 26% su una plusvalenza di 51.000 euro. Ritornando in Portogallo, la situazione cambia per i professionisti o le imprese che operano nel mercato cripto e la utilizzano come prima fonte di reddito. Questi infatti rispettano un'imposizione fiscale che è comunque più bassa della media europea. Se siete residenti non abituali qui in Portogallo, che poi è il certificato che ti lasciano quando cambi la tua residenza, avrete comunque nella maggior parte dei casi delle agevolazioni fiscali per la durata di 10 anni. Ti lascio in descrizione un articolo che spiega più a dettaglio questo argomento. Lascio anche un video di Riccardo Zanetti, un youtuber che ho trovato molto interessante e che menziona nella sua esperienza in Portogallo un'azienda di consulenza legale fiscale e anche un'intervista del canale che io seguo, Crypto Tips, con un'avvocatessa portoghese, davvero una buona intervista. Da premettere ragazzi che appena arrivato qui a Lisbona ho avuto una sensazione da pelle d'oca. Mi sono emozionato tantissimo e ho addirittura pianto, cioè mi sono proprio uscite le lacrime, cosa che non mi era mai successo prima, a vedere una piazza di notte con tutte le luci di Natale, un effetto incredibile. Quindi direi che come prima impressione ottima ragazzi. Parlando di costo della vita, iniziamo dagli affitti. Mi sembrano in media con le principali città italiane, più verso Milano, forse addirittura qualcosina un pelo più costose, però mi sembra sia dovuto dal fatto che ricevendo ogni anno sempre più nomadi digitali, il mercato immobiliare di Lisbona si sia apprezzato. E vabbè, questa è la vista che avevo nel mio Airbnb una mattina all'alba. Mentre ad esservi sincero mi sono meravigliato del costo della vita abbastanza economico. Ho addirittura trovato un caffè al prezzo di 65 centesimi. Ragazzi, queste cose nemmeno a Bari. Non mi prolungo molto in questo aspetto, anche qui ci sono sicuramente migliaia di video su YouTube, poi se vorrete magari ne faremo uno un po' più in là, ma insomma, queste sono informazioni che si trovano un po' dappertutto. Il costo della vita veramente interessante. Internet è abbastanza veloce, prende dappertutto, in qualsiasi bar o caffè o coworking in cui sono stato. Il segnale era molto buono e soprattutto sono numerosi i posti in cui ci si può sedere a lavorare e magari ordinare qualcosa da bere. Per scegliere un posto, anche qui ci sono svariate liste, fatti dai nomadi digitali. Io personalmente scelgo un posto in base alla musica che crea un ambiente di tranquillità, di concentrazione, ovviamente anche ai prezzi. Cerco comunque di essere abbastanza economico visto che mi piace lavorare spesso fuori di casa. Wifi e le prese di corrente, fattore importantissimo, e poi anche in base a chi c'è seduto. Ne approfitto durante le pause per farci due chiacchiere e magari diventiamo pure amici.
Una cosa davvero interessante è la facilità con cui si possono trovare qui a Lisbona eventi dedicati alle criptovalute. Infatti, sia su Meetup, Slack, piuttosto che Discord, non ho avuto problemi a intrufolarmi in qualsiasi evento e a conoscere appassionati di cripto che poi mi hanno anche dato una mano a capire meglio il tema della residenza. Ragazzi, ho appena finito di montare un video, dopo 4 giorni di lavoro sono esausto. Adesso però sono a Lisbona, andiamo a vedere la città. Secondo me merita, andiamo. Un altro fattore importante, anche se personalmente sto trascurando in questo momento della mia vita, è lo svago. Quando bisogna scegliere una città sicuramente dove vivere, avere la possibilità di trovare intrattenimento, qualcosa da fare dopo il lavoro, magari divertirsi un po' con gli amici o conoscere qualcuno, è sicuramente importante. E Lisbona ne ha davvero di tutti i colori. Ci sono cose da fare praticamente tutti i giorni della settimana. Tutti parlano inglese, giovani, meno giovani, e devo dire anche un buon livello di inglese. Fate eccezione per 2 occasioni in cui ho trovato delle signore di una certa età che gestivano una lavanderia e una caffetteria lontana dal centro gestita da un signore anche lui di età un po' più adulta. Comunque non ho avuto grandi problemi a comunicare con loro, anche perché c'è da dire che lo spagnolo mi ha aiutato tantissimo e poi le nostre famose mani italiane parlano da sole. Per il resto una popolazione che parla perfettamente inglese. Portogallo assolutamente promossa a pieni voti in questa fase iniziale del viaggio. In qualsiasi campo è un sì assoluto. È un paese piccolo ma promette davvero tanto e ci sono una marea di opportunità, non solo nel campo cripto, che ovviamente è un settore in grande espansione, in crescita direi esponenziale in questo momento. È un paese che attrae tanti investitori e soprattutto molte start-up hanno deciso di insediarsi qui e stanno cercando anche lavoratori esperti nel mondo della blockchain, quindi offre anche tanto dal punto di vista di opportunità lavoro e anche nel settore turistico, immobiliare, fintech e artistico-musicale è molto avanti come paese, quindi ce n'è davvero per tutti i gusti. Ragazzi, per oggi è tutto, la prossima vi porto a vedere qual è stata la mia esperienza per ottenere il NIF, ovvero la residenza portoghese. Nel caso foste interessati a trasferirvi qui in Portogallo, ti lascio in questa interessante versione di un tipico fado portoghese che ho trovato in un piccolo ma caratteristico locale del centro. Alguém sabe? Como é que é? Hoje tarde verá do melhor. Já dizia a Maria. Hoje tarde verá do melhor. Já dizia